Waldstätten, una mappa per Farming Simulator 22 molto particolare perché è stata pensata per il roleplay, quindi ci sarà la possibilità di avere zone dove si può scavare. Ovviamente bisogna un po' organizzarsi con i mucchi di sabbia, di terra, di asfalto, quello che volete, ma contiene anche questi materiali. Inoltre è una mappa un po' da, come dire, da veramente emergenze. A chi piace, ci sono diversi incendi da spegnere, ovviamente figuratamente, però il trigger per attivarli e per vedere un qualcosa c'è. Ovviamente ha altre aree questa mappa molto carine, molto interessanti, e quindi probabilmente è più facile che si scarichi per tutto questo piuttosto che per i 250 campi, che sono comunque tanti, sono belli, però ha delle grandi peculiarità che adesso andremo a vedere, come anche ad esempio molti edifici in cui si può entrare. E ciao a tutti ragazzi, ed eccoci qua. Come vi ripeto, la mappa si chiama Waldstätten, è per ora, credo, non so se magari arriverà anche su console, per ora è solo per PC. La trovate ovviamente su Modab ufficiale, ha diverse cose veramente particolari. Ultimamente vi ho portato alcuni map tour, e siccome ogni mappa è differente, anche ogni video map tour sarà per me differente, perché in alcuni casi magari vi lascio solo a delle immagini, in altri, come in questo, devo anche un attimo spiegarvi e narrarvi com'è questa mappa. La farm, diciamo che è carina, potrebbe essere migliore, però vi anticipo che appunto molti edifici nella farm, ma anche in paese, in realtà i paesi sono praticamente due, hanno molti, insomma, ci sono molti edifici in cui si possono, come dire, possono essere visitati, quindi si può entrare, vedere anche, diciamo, una decorazione interna, vedere mobili interni. Insomma, non sono edifici spogli. Molti ovviamente sono edifici chiusi per bellezza, ma altri, ripeto, hanno un suo perché. È nata appunto con l'intento di usarla come carriera roleplay, quindi per tutti coloro che sono, diciamo, ispirati a giocare a farming, ma anche a fare qualcosa magari in più. Uno screenshot che ho visto sul Modab dell'autore, nella caserma dei Vigili del Fuoco, ha posizionato ad esempio una mod dell'Unimog appunto in versione Vigili del Fuoco. Ripeto, la mappa ha diversi trigger attivabili a piacimento per creare, diciamo, delle missioni che non sono in realtà delle vere e proprie missioni, ma sono dei trigger attivabili per creare delle fiamme lungo delle strade, nei cassonetti, in alcune case. Poi le rivedremo, l'abbiamo viste anche a inizio video. Ma poi, ripeto, la mappa comunque, per tranquillizzare coloro che giocano a farming e senza magari questi fronzoli, è comunque interessante. È una mappa 4x, ha 250 campi dedicati appunto alla funzione base di Farming Simulator, oltre a 6 zone che sono adatte per creare magari le vostre farm dislocate o per giocare in multiplayer, perché la mappa è veramente grande. Ricorda per certi versi un misto un po', secondo me, l'Ellerbach, la Cornau, una parte anche, volendo, della famosa Ravensberg, poi volendo qua anche col discorso impianto cava, anche un po' la Slovak Village, quindi un insieme di molte mappe in un'unica mappa. L'unica pecca è che a puntare tanto sulla quantità, in alcuni casi un pochino, secondo me, manca un po' di qualità ma veramente in poche situazioni. Però la farm, ad esempio, a casa, come decorazione, come texture, diciamo, dell'asfalto, del terreno, diciamo che secondo me è un attimino troppo pulita, ecco. Non è che sia brutta o malvagia, per carità, però il paese e comunque tutto il circondario, secondo me, fa innalzare comunque il valore della mappa stessa. Se a qualcuno piace, diciamo, avere un paese da girare, poi dover portare merci di qua e di là, ci sta tutto, perché appunto alcune mappe sono veramente molto spoglie invece su questo frangente, e ti ritrovi un paese con il minimo indispensabile. Quindi capita appunto di trovare mappe che magari hanno
solo il negozio, 2-3 punti vendita, un distributore, mentre qua in certe immagini, se vi è mai capitato di giocare a certi giochi mondo aperto, diciamo, vediamo che c'è veramente un gran paese. Ovviamente tante case sono prese un po' dall'Erlengrat, alcune invece sono costruite ex novo, quindi insomma ci sta. Poi, come vi ho detto, ci sono tanti punti in cui voi potete trovare appunto un trigger e attivarlo a vostro piacimento per sia lavori, diciamo, movimento terra, quindi non so, uno scavo in strada per poter essere poi riempito, scavato, fate voi, e moltissimi trigger, veramente forse fin troppi anche, di incendi. E poi diciamo questa parte può piacere o non piacere, ripeto, è una cosa veramente soggettiva e può interessare alcuni di voi e non ovviamente magari tutti. Però diciamo che comunque resta un po' una novità, una prospettiva differente, sempre con il solito discorso che penso che non vada snaturato troppo il gioco. Però fatto sta che ricordo in un vecchio podcast alla Giants alcuni avevano chiesto come si attiva la modalità polizia eccetera, quindi significa che c'è stato un po' in questi anni un giro di boa e farming è stato anche usato in maniere veramente strane a volte, come ad esempio anche in questo caso, ok, riuscire a entrare in un ospedale nel bel mezzo della città trovando anche servizi igienici, vabbè, quindi capite che insomma stiamo andando un po' oltre. Però la novità, la cura comunque che ci ha messo il modder nel definire il tutto può starci. Comunque tornando a noi, tornando ai campi, ripeto, sono veramente tanti e le stradine attorno sono interessanti, le dimensioni dei campi sono sul medio piccolo a volte, e quindi la cornice tutto insieme potrebbe comunque tornare utile, esserci, e non, come dire, appesantire tutto il resto, perché ripeto, tutte le cose che contiene la mappa sono opzionali, nessuno è obbligato ovviamente ad andare a spegnere incendi. Parti invece che adoro ovviamente di più sono quelle lavori edili barra stradali, la parte della cava, ma che anche lì potete andare a caricare l'asfalto e vari prodotti in più che ci sono, che come avete visto vi ho mostrato prima nella lista a inizio video. E quindi ripeto, la mappa ha un suo perché secondo me. Non so mai sinceramente al momento se verrà anche su console, lo spero per gli amici da console, perché potrebbe essere comunque una valida alternativa anche al momento che insomma mappe non ce ne sono tantissime. Niente ragazzi, comunque detto questo sono qua appunto per mostrarvi una mappa che è veramente particolare, vi faccio vedere anche gli ultimi frangenti di una sorta di autostrada, che sì, in pratica lo è, o una grossa tangenziale, quindi qua oltre agli incendi si può anche simulare squadra Cobra 11 e far 4 ribaltamenti d'auto e inscenare anche quella parte lì, ma ripeto va veramente oltre farming. La mappa di per sé, guardata con un certo occhio, è comunque molto carina. Vi lascio ovviamente il link in descrizione, ci vedremo presto nei prossimi video ovviamente. E un'ultima cosa, ovviamente andate piano, perché anche questo è un trigger, che qua c'è una macchina ribaltata su una curva. Ciao a tutti ragazzi, ovviamente fai bravi.